Ciao a tutti ragazzuoli, oggi nuovo video e in questo video vi do alcuni consigli per tenere alta la voglia di andare in bici anche con molto freddo. Perlomeno con me funzionano bene e spero che possano aiutare anche a voi. E anche nel video di oggi facciamo una strada meravigliosa. Con partenza da San Giustino andremo a percorrere la strada di Bocca Trabaria, una strada storica e veramente meravigliosa. Consiglio numero 1, restare bassi. Si può fare tanto dislivello senza andare a cercare salite molto lunghe, come in questo caso Bocca Trabaria è una salita di 20 km, ma noi a 10 prendiamo una strada alternativa, una strada secondaria che ci fa tornare giù a valle, perché sappiamo che più si va in alto col dislivello, più le temperature calano e si sente più freddo e le discese sono più lunghe, quindi anche in discesa si rischia di raffreddarsi troppo e sentire molto freddo. Quindi restiamo bassi, così abbiamo modo di non prendere troppo freddo in discesa e la temperatura non si abbassa più di tanto. Comunque Bocca Trabaria sempre bellissima da fare, vi consiglio di venirla a provare perché merita veramente tanto. C'è un video nel canale dove la faccio per intero, oggi come vi ho detto a metà giro, però vi invito a guardare il video perché merita. È una strada di più o meno 20 km con quasi 700-800 metri di dislivello che unisce l'Umbria con le Marche, quindi è veramente bella e strategica per qualsiasi giro uno voglia fare nelle zone. Non è una strada solo per bici da strada, anzi vi invito anche a venire in gravel perché c'è un sacco di strade secondarie che potete fare in gravel, quindi fate un pezzo di Bocca Trabaria e a metà o poco più in su cambiate percorso. Uno è Via Giulia, che anche questa strada l'ho portata nel canale in un video, vi invito a guardarla. E ragazzi, dai, venite a conoscere queste meravigliose strade. Consiglio numero 2, vestirsi in modo adeguato. Cosa significa? Non vuol dire mettersi 10 maglie addosso e 2 paia di pantaloni o una calzamaglia sotto i pantaloni, ma quello che consiglio sempre è quello di comprare un capo di abbigliamento in meno, ma quando lo prendetelo per bene. Io sono il primo che quando può risparmia, però l'abbigliamento fa tanto la differenza, ho notato col tempo. Per esempio oggi temperatura sui 3-4 gradi, ho una maglia termica buona e una giacca invernale sopra, basta. Poi per la discesa ho questo smanicato antivento che allaccio e slaccio al bisogno e così vado benissimo perché il sudore non mi si ferma addosso, non sudo più di tanto e rimango abbastanza asciutto. Le prime volte facevo l'errore di mettere 2 maglie con la maglia termica sotto, una cosa e un'altra, rimanevo bagnato tutto il giro, sentivo il freddo e mi passava la voglia di andare in bicicletta perché non era divertimento ma era soffrire. Quindi questo è il consiglio che mi viene da darvi dopo un po' di tempo. Poi, come dico sempre, è molto soggettiva la cosa, ma vedrete che se prendete abbigliamento di qualità si sente tanto la differenza.
e vi godete più il giro, come dicevo. Pensate che in questa strada tanti anni fa ci facevano le cronoscalate, poi hanno smesso di farle perché nella parte alta era troppo pericoloso. Se uscivi di strada trovavi dei precipizi notevoli, quindi tra regolamenti e altro hanno deciso di cessare le cronoscalate. Però questo vi fa capire che per organizzare una cronoscalata in questa strada vuol dire che merita. Manca veramente poco e siamo arrivati al bivio che vi dicevo e vi do il consiglio numero 3. Ragazzi, siamo arrivati al bivio e adesso, prima di scendere, vi do il terzo ed ultimo consiglio. Sembrerà assurdo, ma copritevi bene le estremità del corpo. Cosa intendo? Intendo piedi, mani, collo e testa. Se coprite bene queste parti del corpo, fate più del 50%. Gran parte del calore il corpo lo perde dalle estremità, quindi se coprite bene queste 3-4 parti, ragazzi, avete fatto gran parte del lavoro. Ora ragazzi inizia la discesa, mi allaccio, mi copro e rivado in giù. Spero che questi consigli vi tornano utili, così che potete fare la vostra uscita in bici senza tralasciare il divertimento, perché come sappiamo quando si soffre il divertimento cala. Quindi spero che vi tornano utili questi consigli. Ragazzi, chiudo qui il video. Se il video vi è piaciuto mettete un mi piace, scrivete nei commenti se avete altri consigli da dare, iscrivetevi al canale per seguire nuove avventure e ragazzi, alla prossima, ciao!